Allora diciamocelo, l'intelligenza artificiale non è più fantascienza, è già qui, nelle nostre aule. E no, non è qui per sostituirci. Pensiamola piuttosto come un nuovo potentissimo partner per chi insegna. Bene, in questa nostra riflessione vedremo proprio come gestire questo strumento in modo etico e soprattutto responsabile. Ok, ecco la nostra rotta. Partiremo da un'idea fondamentale: l'IA come partner in classe. Poi definiremo una specie di bussola etica con dei principi belli chiari. Vedremo come questi principi si legano ai valori che già conosciamo bene: equità, diversità, inclusione e accessibilità, che possiamo chiamare EDIA, e da lì giù nel pratico, con strategie concrete. Infine affronteremo i rischi, ma senza paura, e riaffermeremo perché il nostro ruolo, quello dell'insegnante, resta assolutamente centrale. Partiamo dal primo punto: l'IA come partner. L'obiettivo qui è chiarissimo, non si tratta di sostituire, ma di potenziare il nostro lavoro. Immaginiamola un po' come un assistente instancabile, che ci aiuta a personalizzare i percorsi di apprendimento per ogni studente, che si occupa dei compiti amministrativi più noiosi e che ci mette a disposizione strumenti didattici nuovi. E il risultato qual è? Che si libera tempo. Tempo prezioso che noi docenti possiamo dedicare a ciò che nessuna macchina potrà mai fare: il dialogo, il supporto emotivo, insomma la crescita vera e profonda di ogni ragazzo e ragazza. Ok, ma per usare uno strumento così potente serve una guida. Non possiamo navigare a vista. Ecco perché abbiamo bisogno di una bussola etica. I principi fondamentali che vedremo tra poco e che derivano dalle linee guida di enti come l'UNESCO e l'Unione Europea sono esattamente questo. Ci danno una direzione sicura per un uso dell'IA che sia davvero responsabile. Eccoli qui, i punti cardinali della nostra bussola, e sono davvero importanti. Parliamo di bias, ad esempio. Che significa? Beh, il rischio che l'IA impari e amplifichi i nostri pregiudizi. Facciamo un esempio pratico: se un'IA viene addestrata solo su testi di una certa cultura, farà una fatica enorme a capire prospettive diverse. Poi c'è l'equità. Dobbiamo garantire che tutti, ma proprio tutti, abbiano le stesse opportunità. La trasparenza, che è fondamentale. Dobbiamo poter capire perché un'IA ci suggerisce una certa cosa. E ancora, la responsabilità, cioè stabilire di chi è la colpa se qualcosa va storto. E infine, ma non per importanza, la privacy, per proteggere i dati sensibilissimi dei nostri studenti. Ma attenzione, questi principi non sono concetti astratti o calati dall'alto, anzi, si collegano in modo diretto a valori che, come insegnanti, sono il nostro pane quotidiano: equità, diversità, inclusione e accessibilità. I valori EDIA, appunto. In fondo, usare l'IA in modo etico non è altro che un'estensione delle buone pratiche pedagogiche che già mettiamo in campo ogni giorno. Significa semplicemente continuare a mettere la persona al centro, con uno strumento in più. Tutto molto bello, ma in pratica, in classe, come si fa? Ottima domanda. Adesso passiamo proprio dalla teoria all'azione, vedendo alcune strategie molto concrete che possiamo adottare fin da subito. Ecco, questo schema ci mostra un percorso in 4 tappe fondamentali. Si parte ovviamente da una valutazione critica degli strumenti. Non tutto ciò che luccica è oro. Poi, un punto cruciale: insegnare il pensiero critico ai nostri studenti, perché imparino a interrogare e non a subire i contenuti generati dall'IA. Il terzo passo è promuovere l'interazione umana. L'IA deve essere un trampolino per la collaborazione, non un sostituto. E infine il passaggio che forse è il più importante: co-creare le regole per l'uso dell'IA insieme alla classe. Questo crea un senso di responsabilità che è condiviso da tutti. E ora, parliamo delle paure, perché è giusto averne. Affrontiamo di petto le preoccupazioni più comuni. L'idea non è temere i rischi, ma conoscerli per adottare un approccio proattivo. Trasformiamo le sfide in vere e proprie opportunità di apprendimento. Questa tabella è fantastica perché ci mostra esattamente come ogni rischio possa avere una contromisura. C'è il rischio di bias degli algoritmi? Bene, la soluzione è usare strumenti diversi e allenare i ragazzi all'analisi critica delle fonti. Ci preoccupano le violazioni della privacy? Scegliamo solo software conforme al GDPR e parliamo con gli studenti dei loro diritti digitali. La paura di una dipendenza eccessiva dall'IA? La risposta è l'equilibrio, bilanciare sempre metodi tradizionali e digitali. E per il digital divide? Dobbiamo batterci per garantire un accesso equo e avere sempre pronta un'alternativa offline. Insomma, è possibile avere il controllo della tecnologia. E questo ci porta dritti al cuore del discorso. La tecnologia, per quanto avanzata, è e resterà sempre uno strumento. Noi, gli insegnanti, siamo la guida, l'elemento umano insostituibile, che coltiva non solo la conoscenza, ma la saggezza, il senso etico, il pensiero critico e più di ogni altra cosa l'umanità.
A questo proposito c'è una frase adattata da una raccomandazione dell'UNESCO che riassume tutto in modo perfetto. Dice che l'IA deve essere orientata a potenziare le capacità umane e a promuovere il bene della società. Sentite che forza. È un messaggio che non solo dà valore al nostro lavoro, ma ci chiama a essere protagonisti, a guidare un futuro dell'istruzione che metta sempre e comunque l'uomo al centro. E così questo ci lascia con una domanda, che in realtà è la domanda fondamentale. Come useremo l'intelligenza artificiale non solo per insegnare delle materie, ma per insegnare cosa significa essere umani? Questa, credo, è la sfida più bella e importante che abbiamo di fronte. Tutti i principi e le strategie che abbiamo esplorato in questo percorso si basano ovviamente su fonti ufficiali e autorevoli. Per chiunque volesse approfondire, questi documenti forniscono il quadro normativo ed etico completo. Sono una risorsa preziosa per guidare le nostre scelte quotidiane in classe.